Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato a Antony Gormley, un artista inglese che io ho riscoperto attraverso una sua mostra personale qui alla Royal Academy of Arts di Londra e che mi ha entusiasmato. Se questo è il vostro primo video sul canale, io sono Clelia e sono qui per condividere con voi la mia passione per l'arte. I miei video solitamente sono dedicati ai viaggi a tema d'arte, ma anche a mostre, storie e mercato. Siete quindi interessati? Iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da non perdere nulla. La mostra alla Royal Academy su Antony Gormley, se si vuole conoscere o riscoprire come me l'artista, è davvero l'occasione perfetta. Non si tratta di una vera e propria antologica, come è la mostra di Eliasson ad esempio alla Tate Modern, di cui vi ho parlato in un altro video, ma di certo racconta davvero bene il percorso dell'artista e le ragioni del suo creare opere d'arte. Gormley infatti è nato a Londra nel 1950 e da sempre ha posto alcuni temi fondamentali al centro dei suoi lavori. Uno di questi è il corpo umano, inteso non soltanto come lo spazio che noi per primi abitiamo, ma anche come quel qualcosa che ci accomuna tutti e per questo ci fa sentire vicini. Il corpo umano viene descritto da Gormley come un luogo, il luogo delle nostre esperienze e delle nostre emozioni, un vero e proprio regno che noi governiamo e che ci permette di dialogare con lo spazio al di fuori di noi e con i nostri simili. Ho trovato geniale che il percorso della mostra inizia all'esterno della Royal Academy con un'opera a cui chiunque può accedere, Iron Baby del 1999. Si tratta di una piccolissima scultura in ferro che prende le forme del corpo umano di un neonato, un piccolo essere, rannicchiato sul pavimento, che si perde quasi nel grande cortile dell'Accademia. Il modello per la creazione dell'opera è stata la figlia dell'artista, dopo soli 6 giorni dalla sua nascita. E l'opera descrive tutto il potenziale che c'è in ognuno di noi. Il piccolo corpo sul pavimento è stato paragonato da Gormley a una bomba, a un elemento di potenziale energia, un'energia che può positivamente crescere dentro di noi anche quando sembriamo così indifesi. E il tema del corpo umano continua anche all'interno delle sale della mostra. Viene accomunato e legato a 1000 altri elementi che fanno parte della nostra quotidianità. In un'opera come Slab Work, ad esempio, ci si ritrova a vagare fra 14 sculture in ferro che sembrano formare una città fatta di palazzi, ma che in realtà, viste da vicino, assomigliano più a dei corpi che vengono assemblati, intenti in 1000 azioni diverse, chi in piedi o chi coricato sul pavimento. E si ha quindi come la sensazione di visitare una città fatta davvero di esseri umani. Questo lavoro, come altri, soprattutto fra quelli iniziali della sua carriera degli anni 70 e 80 per lo più, ha un forte legame con la storia dell'arte e altri movimenti del Novecento che l'hanno caratterizzata. Primi fra tutti l'arte povera e la land art. Essendo appassionata dei lavori di Alighiero Boetti non ho potuto non notare alcune similitudini fra le sculture di Gormley e opere come Io prendo il sole a Torino il 19 gennaio del 1969. Alcune opere di Gormley, come One Apple degli anni 80, sottolineano questo interesse verso i temi della creazione e dello sviluppo non soltanto umano, ma anche della natura. L'opera consiste di 53 forme di piombo che registrano la crescita di una mela dallo stadio iniziale del seme fino al frutto maturo. La stessa mela che è famosa nel nostro immaginario come il frutto del peccato di Eva e da cui quindi ha origine l'uomo. E sempre sul tema delle origini della terra, un'opera secondo me molto interessante è di certo Fruits of Earth, frutti della terra. Per capire al meglio questo lavoro bisogna fare un salto indietro nella storia. Mentre infatti uno dei temi principali affrontati dalla generazione di artisti successiva a Gormley, come ad esempio Eliasson, è quello del cambiamento climatico, il tema principale degli anni 90 era la guerra fredda e la possibilità del vedere scomparire se stessi e il mondo a causa del nucleare. Così in quest'opera vengono messi insieme quelli che per Gormley allora erano i 3 frutti della terra, un macete, un revolver e una bottiglia di vino. Ma anche nei primi lavori non può non mancare il tema della presenza dell'essere umano in opere come Mother's Pride, dove un corpo viene ricreato attraverso delle fette di toast che sembrano essere state appena consumate da qualcuno lì in sala. Un punto cruciale delle opere di quest'artista e che io ho sempre amato è quello dell'interazione attraverso le opere con lo spazio. Questo è il caso di Clearing VIII, ad esempio, dove il visitatore, per potersi spostare da una sala alla successiva, è invitato ad attraversare una specie di groviglio di tubi. Ogni passo rischia di farci inciampare o di intrappolarci nella rete, ma al tempo stesso è una possibilità di scelta che viene data ad ognuno di noi, che a quel punto diviene libero di creare il proprio percorso e quindi di essere se stesso, senza che ci sia un giusto o un sbagliato. Scegliere una strada richiederà però un coinvolgimento che è sì fisico, ma anche emotivo. In mostra il traguardo che si raggiunge appena fuori da quest'opera è una sala che risulta al contrario completamente libera, quasi vuota, e dove al centro è presente solo una scultura.
Si tratta della stilizzazione di un essere umano che guarda verso il pavimento, come se non volesse incrociare, in un certo senso, lo sguardo del visitatore. Questa è la prima vera scultura di essere umano che si incontra dopo la bambina nel cortile e che quasi sembra, almeno a mio parere, un'evoluzione nella sua forma di adulto. Riuscire a tornare di nuovo indietro non è semplice, ma ne vale la pena, per entrare all'interno di un'altra opera installazione, Matrix Terzo. Si tratta di un'immensa nuvola di ferro creata con 21 gabbie della dimensione ognuna di una stanza. Queste sono intrecciate fra di loro per proteggere un'area centrale nel cuore dell'opera. Gormley lo chiama lo spazio dei sogni e ha le stesse dimensioni di una camera da letto standard occidentale in Europa. Lo spazio che ospita il nostro corpo quando sognando siamo catturati dal labirinto della nostra mente. È il momento del sogno in cui il nostro corpo diventa lo spazio della nostra mente per ricreare una nuova realtà. È il tema dell'opera che io ho amato di più, Lost Horizon del 2008. Già dal titolo si capisce come lo spazio in cui questi corpi sono immersi sia surreale. Non c'è gravità e orizzontale, verticale e diagonale diventano soltanto delle parole. Con la nostra mente possiamo andare oltre le strutture convenzionali e creare durante il sogno mondi paralleli che ci appartengono. Quindi quando chiudiamo gli occhi, in realtà ci apriamo ad un nuovo mondo in cui però non abbiamo più bisogno dell'orizzonte per orientarci. Per questo Lost Horizon. Molte delle opere di Gormley consistono in sculture come queste presenti in mostra, ma in spazi all'aperto. La maggior parte delle volte il modello per la creazione è lo stesso artista e in base alla presenza e posizione delle opere nello spazio si può percepire una vera e propria interazione fra le sculture. Se si tratta di una soltanto, allora si avrà una sensazione di solitudine. Se si tratta invece di diverse sculture insieme, come in questo caso, allora sarà l'idea di collettività e il legame del singolo con gli altri ad essere messo in evidenza. Un altro genere di lavori sul tema del corpo umano è quello dei blocchi di cemento, Concrete Works, degli anni 90. Ad una prima occhiata questi blocchi sul pavimento non sembrano nulla di diverso da quello che sono materialmente, quindi dei blocchi di cemento. Avvicinandosi poi però ci si rende conto del passaggio dell'uomo. Alcuni infatti sono caratterizzati dal calco di mani, altri di piedi o anche di altre parti del corpo. Il passaggio dell'uomo si manifesta attraverso le sue impronte, ma al tempo stesso rimane assente, come se fosse un fantasma. Dando un'occhiata ai 1000 notebook di Gormley si potrebbe pensare che i suoi lavori si basino esclusivamente, o comunque per lo più, sui suoi disegni. In realtà non è così. Si racconta infatti che non esistano studi preparatori delle sue opere, ma che ogni singolo pezzo sia disegnato fuori dal suo contesto e che poi le varie parti vengono assemblate come dei pezzi di un puzzle, immaginario ovviamente, nella mente dell'artista, dove comunque il corpo umano è sempre il principale protagonista. Un essere umano che nell'ultima sala della mostra scompare del tutto per dare spazio al corpo del visitatore. Attraverso i propri sensi si percepisce immediatamente e anche a distanza di alcune sale la presenza dell'opera Host del 2019. Si tratta di una stanza allagata alla quale non è possibile accedere, ma che è possibile osservare da lontano. In fondo alla stanza c'è una porta, un varco immaginario che non c'è possibile attraversare, ma che apre in un certo senso la nostra immaginazione, ponendoci alcune domande. Ogni elemento dell'opera, e in particolare l'acqua, dà un nuovo senso alla stanza, che diventa così umida e apparentemente, per via anche del cattivo odore, invivibile, ma che nasconde invece un segreto. Da questa condizione infatti di allagamento, di umidità e di distruzione, nasce nell'acqua la vita, esattamente come all'inizio dei tempi. Se questo mio video sulle opere di Anthony Gormley ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, anche perché i miei giri per musei e mostre sia a Londra che in viaggio non finiscono mai. Ma soprattutto fammi sapere nei commenti se conoscevi già questo artista inglese e quale di queste opere ti sembra la più interessante. La mostra rimarrà aperta fino al 3 dicembre, qui a Londra, alla Royal Academy. Quindi, se vi capita di passare da Londra, questo potrebbe essere un bel appuntamento da segnare in agenda. Grazie della compagnia e al prossimo video!